Ragazzacci, buona giornata. Bene, per voi buona giornata, per me buona serata. Infatti sono le 7:30 di sera e oggi è martedì, mi sembra, no? Faccio la sbarbata oggi, poi la pubblico domani mattina. Tanto stasera la carico su YouTube, poi domani mattina non so se ho tempo e già siamo praticamente a 2 giorni di barba quasi. E la moglie già dice che non gli piace vedere sta barba lunga, non è abituata. Allora, oggi proviamo rasoietto che conosco molto bene, questo è il Meta 4 di Phoenix, rasoio tutto in acciaio inossidabile 316 che costa veramente il giusto. Negli Stati Uniti non arriva, mi sembra, a $70, certo poi c'è l'invio. Questo è un 4 pezzi, perché si può smontare anche la parte finale del manico, che se uno vuole può comprarle, stanno sui $10, è il fondello colorato, ci sono di vari colori, un modello un po' ripreso da un Gillette, un vecchio Gillette. Comunque rasoio che io mi ci trovo abbastanza bene, testa tipo scalloped, anche la barra di protezione è tipo scalloped, piega molto la lametta, ha un ottimo gap che permette farsi la barba anche con barbe lunghe. Mio figlio ora ha cominciato a usare questo, lui si fa la barba una volta a settimana e non gli si intasa, va come un treno con questo rasoio. E l'ho montato a una lametta che molti di voi, quando l'avete visto nell'open box, mi avete detto che non vi sono piaciute. Tatra, proviamo. Io gli ho fatto anche una foto al microscopio, vedo molto strano la parte del bisello, la parte dove è affilata la lametta, la vedo molto grossa. Cioè, se fosse un mano libera nessuno lo lascerebbe così, però potrebbe essere il rivestimento. Purtroppo nella scatola non parla se sono rivestiti o no, mi sembrerebbe di sì perché vedo il bisello esageratamente grosso. Se fosse così sicuramente non taglia bene la lametta. Immagino che sarà il rivestimento, che penso siano rivestiti. Comunque ora lo vediamo, poi magari faccio la foto dopo la sbarbata per vedere se è cambiato. Tanto ho fatto un piccolo segno sulla lametta per vedere il punto esatto dove ho fatto la foto. Sapone di oggi, un amico mi ha chiesto com'era Piacenza, a volte annusandoli dal barattolo, questo è un sample che ho messo qui dentro, è difficile sentire veramente la profumazione, va provato il sapone. Allora lo proviamo, come ho anche l'after, ne prendiamo un pezzettino, un po' di più, siamo tirchi, lo sciogliamo come sempre nella ciotola. Tanto ormai quasi tutti li conoscete, gli Stirling, non ve li devo presentare, che non è tanto la prova del sapone, se no vediamo com'è la profumazione di questo Piacenza, che io non ho capito se è ispirato a acqua di Parma. Qualcuno di voi mi ha scritto che forse è un'acqua di Parma della prime versioni, un po' vecchio, non lo so. Vediamo un po'. C'ho anche il sample dell'aftershave, così proviamo tutto completo. Allora, mentre qui si scioglie, io sto cominciando a sudare, fa caldo, stasera è caldo il bagno, poi mi sono appena fatto una doccia. Umidiamo un pochino la faccia. Allora, il pennellino di oggi è un maialozzo Abate la Mantia, maialozzo che mi piace tanto tanto tanto, mi ci trovo molto bene. Questo è un pennello che non ci ho fatto nemmeno il rodaggio, partito subito, già la prima sbarbata eccezionale. Non so chi gli farà i ciuffi, magari saranno un Omega, non lo so, un Zenith, non lo so, però veramente veramente mi è piaciuto. Allora, la profumazione, che dentro il barattolo la sentivo leggerissima, già ora montandolo sta prendendo molto più forza. Però vi sono onesto, è una profumazione un pochino strana, non è che mi dica granché. Vediamo, tiriamo a montare, manca ancora un po' di acqua. Io mi aspettavo tipo un agrumato. Vediamo il pennello. Non lo so. Molto leggera è rimasta, nonostante mi sembrava che si fosse aperta montandola. Al naso è molto leggera e non lo so, mi sa qualcosa di vecchio. Non mi dice niente.
Non so se sarà il sample che tu ci devi avere un annetto che l'avevo preso, un annetto, 8-9 mesi, però non credo che si sia asciugato, per quello è messo sottovuoto praticamente in plastica. Beh, non proprio sottovuoto, ma insomma è tutto tappato, sicché non penso perda tanta profumazione. Il sapone va benissimo come normalmente gli Stirling, guardate che bella schiuma. Non mi dice niente, non lo so, ci sento qualcosa di vecchio e basta. No. Profumazione. Se mi dicevano che era un profumo neutro, avrei detto, eh sì, non sento quasi profumazione. È stato un momento quando ho iniziato a montare che mi sembrava che avesse aperto la profumazione, ma non so se sarà il mio naso oggi tappato, non ci sento niente. Va bene, io direi che come montaggio ci siamo. Partiamo, vediamo la Meta Tatra Phoenix Artisan, l'americano, Meta 4, da solo tutto in acciaio inossidabile. Allora ragazzi, avevate ragione, queste lamette non tagliano, ma mi hanno praticamente strappato la barba in questo pezzettino. No, non si possono usare. Avevate pienamente ragione, 2 o 3 mi avete scritto che le avevate trovate terribili, infatti non ci si fa a farsi la barba. Quello che sento è strappare la barba, non sta tagliandola. E ho preso un rasoio che conosco bene, che so come taglia. Allora, avevo la riserva, ci monto una Phoenix, che sono lamette che io non è che ami tanto, però Phoenix con Phoenix, magari mi ricredo. Tatra, niente, ragazzi, orribile. Un'altra cosa. E vi dico che questa lametta non è una lametta che amo, Ma ho visto la foto, poi magari se riesco, perché non so come si fa, la metto con il video. E vedete il bisello che ha quella lametta. Quando l'ho vista dice qualcosa non va qui. Allora, mi sto ricredendo anche con queste lamette, con questo rasoio deve essere che sono le sue. Vanno che una meraviglia. Barba di 2 giorni, non sto sentendo il taglio. Rasoio fantastico. La lametta praticamente non si sente. Si sente solo quando acchiappa il pelo. Però è di un'efficacia pazzesca. Io penso che questo può essere un ottimo rasoio per chi vuole iniziare, perché mi sembra un rasoio molto facile da usare. Perlomeno io mi ci sono trovato subito bene, già dalla prima sbarbata quando lo comprai. È un rasoio efficace, è ben costruito. E è un rasoio che si maneggia molto bene. Mi sta tagliando la barba attraverso il contropelo e non sento il taglio. E vi dico, con queste lamette su altri rasoi non mi ero trovato bene. Oggi è una accoppiata fantastica. Una accoppiata fantastica, veramente. È venuta fuori, guardate, una sbarbata. Eccezionale. Allora, il sapone, io continuo a non sentire la profumazione.
Poi ragazzi, meno di $70 un rasoio in acciaio inossidabile oggigiorno è impossibile trovarlo. Anche con le spese di spedizione e la dogana penso che non mi arriva a $100, 100 euro. Lo so che richiede un certo angolo aperto per la curvatura che ha, ma è facilissimo da usare. Qualche ritocchino, qualche punto, perché sto andando un po', parlando con voi, non è che ci stia tanto attento, perché è un pezzo di schiuma. Però vi dico, rasoio molto efficace e delicato. Pochi rasoi sono così efficaci e delicati come io sento questo, molto particolare. È un rasoio che uno sente che è difficile farsi male, però appena gli trovi l'angolo, sentite va, eccezionale. Mi ha fatto ricredere anche con le lamette. Liscissimo. Zona branchie, diciamo un 90% le ha tolte. E io per togliere la zona branchie ho bisogno di un rasoio che abbia un po' più di esposizione della lama. Comunque ragazzi, sbarbata da 10. Mi sento liscio e non mi sento irritato, che è la cosa più importante di tutte. Perché a niente serve arrivare a essere lisci, però diventare poi rossi come un peperone. Invece quando uno si sente bello liscio e sente che ha la pelle rilassata, secondo me la sbarbata è da 10. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Il telefono dice che ho raggiunto la meta del giorno di passi. Non stavo nemmeno muovendo, meno male. Allora, andiamo con un pochino di allume mentre scarichiamo il lavandino. Niente, profumazione ragazzi, io non gli sento profumazione a questo sapone. Non lo so, se sarà il mio sample che non era buono. Magari se ce l'avete ditemi se voi gli sentite una profumazione al sapone. Ci sento un sottofondo, vi dico, di qualcosa come di vecchio, non lo so. Però non sento se è un floreale, se è legno, se... non ci sento niente, se è un agrumato. Ora sentiamo l'after, sull'after qualcosa si sentirà. Acqua fresca ragazzi, come non mette nulla, no? È un rasoio, questo qua secondo me veramente veramente fantastico. Certo, se vi volete sentire la lametta magari non è il rasoio adatto, perché la lametta questo la nasconde, però ragazzi fa da regalo delle sbarbate questo rasoio fantastico. Ma poi è anche bello come rasoio, a me mi piace un sacco, c'ha questo stile come retro, vintage, tutto in acciaio inossidabile, è fatto veramente 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 bene. Va bene, mi sciacquo
tanto l'allume oggi non serve a nulla. Vedere uscire dallo specchio, scendo a fare qualche ritocchino qui appena appena. Sotto il collo, appena appena, direi perfetto. Asciugatina e andiamo di aftershave. La sciabordatina. Abbonda, vai. Allora, qui si sente la profumazione, ora sì. Infatti andava via un po' la botta alcolica. Allora, sento un agrumato sicuramente. Arancio, bergamotto, mandarino, più verso un agrumato arancione che un agrumato di limone giallo. Piacevole, ma onestamente da dirvi che è una profumazione spettacolare, no. Ce ne sono altri di Stirling che mi sembrano meglio. È accettabile, non è che sia malvagia. Però insomma non sento niente di speciale e non so, mi sta rivenendo fuori questa profumazione come a qualcosa di vecchio. Non lo so se sarà una sensazione che ho oggi nel naso, però no, mi sono onesto, non mi ha fatto impazzire questa Piacenza. Se dovessi comprare Stirling prenderei altre profumazioni che secondo me sono molto migliori. Lo userò per farci i bracci, questo va. Allora, sciacquatina al pennello, veloce, parliamo un po' allora dei prodotti usati oggi, ma comunque ragazzi c'è poco da dire, a parte il rasoio avevo già usato quasi tutto, il pennello lavate lavandina l'avevo già usato, lo sapete che è uno dei miei favoriti come pennello in maiale, mi sembra un nodo ottimo, monta benissimo, i saponi, e poi c'è il manico viola che sapete io ho un debole per la viola, sì che vai, messo male. Mettiamo a asciugare il pennellino, ho poi inficiato pennellino a asciugare, guardate che spettacolo, rimetto il legnettino perché poi se no finisce che mi buco la mano. Allora ragazzi, lamette Tatra 3 cm di barba sono stati sufficienti per scartarle, è impossibile usarle, mi stavano facendo male, mi stavano strappando la barba, se finivo la sbarbata sarei finito rosso come un peperone. La lametta ragazzi deve tagliare, se sentite strappare o state usando male il rasoio o la lametta c'ha qualche problema, non va bene, sicché fermatevi, è meglio cambiarla. Cambiate con queste lamette Super Platinum della Phoenix, che vi dico non le amavo, oggi mi hanno regalato una sbarbata con il rasoio con questo Meta 4 della Phoenix eccezionale. Mi sono ricreduto su queste lamette ragazzi, dimostrazione che i prodotti vanno provati. Vi ricordate il film comico di Benigni? Non ci resta che piangere. Sì ragazzi, i prodotti vanno provati più volte per poter dare un giudizio, perché è qualcosa che chissà non va bene magari con un rasoio o in quel giorno della pelle. Avete visto oggi, fantastiche queste lamette. Benissimo, approvate allora. Piacenza, Stirling ragazzi, qualità, una pelle gommosa fantastica perché il sapone meccanicamente è fantastico. L'aftershave, a me mi piacciono tantissimo gli aftershave della Stirling, vanno benissimo con la mia pelle. Mi piacciono anche i balsamo di loro, guardate, ne ho una collezione che li uso durante il giorno anche, sicché vi dico che sono prodotti secondo me ottimi al prezzo giusto. C'ho anche la magliettina, guardate va, più sponsor di così alla Stirling, mandatemelo un sapone, Dio buono, a parte gli scherzi. Sono prodotti ottimi, semplicemente questo ragazzi al mio naso
Dal barattolo non sento niente, come se non ci fosse niente dentro, montato uguale, rimasto uguale. Sull'after sì, sento una profumazione leggermente agrumata, direi, ma non lo so, sento una nota di fondo come una colonia vecchia che non mi dice assolutamente niente. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Barbata fantastica, fantastica, che belle, spettacolo. Ci sentiamo alla prossima, dai, come sempre. Salutone!